Allora, io avevo da tempo il desiderio di scrivere una storia per un albo illustrato, che avrei poi anche illustrato, perché scrivere è sempre stata una delle mie grandi passioni e sapevo anche che il tema del libro sarebbe stato il cambiamento climatico. È un argomento che mi sta molto a cuore. Stavo solo cercando una buona idea e una volta ero in viaggio in Thailandia, mentre c'era anche una grandissima ondata di caldo e, e una mattina a colazione ho letto sul giornale questa notizia. Un orso polare malnutrito trovato a spasso in Siberia. Mi ha colpito molto questa storia e ho capito che questo orso polare sarebbe stato in qualche modo il mio protagonista. E tutto è iniziato lì. Però sapevo anche che non sarebbe stata una storia spaventosa, ma piuttosto una storia difficile, ma raccontata col cuore e con speranza. Il tema del cambiamento climatico risale già alla mia infanzia. Mi ricordo che avevo 8 anni quando ho letto un libro, un'enciclopedia per bambini sul tema dell'ecologia, che parlava anche del cambiamento climatico e i suoi effetti. Ehm, E, mi ricordo di essere stata davvero colpita, spaventata, ma era strano che non ne parlava nessuno allora. Solo circa un decennio fa è diventato un tema urgente perché gli effetti del cambiamento climatico si sono fatti davvero presenti. E da allora non me lo sono più tolto dalla testa e ho sviluppato addirittura la climate anxiety, se si può dire così. Vivevo sempre con una forte ansia e a un certo punto ho capito che forse il contributo migliore che potevo dare io era quello di farlo diventare in un libro. E penso che ci sono anche questi altri temi, ehm, molti temi vitali, perché ho intrecciato nel protagonista Ion molte cose dalla mia stessa vita. Ad esempio, anch'io sono una migrante, non vivo più nel mio paese di nascita, Estonia, vivo in Svizzera. Intrecciare tutti questi temi per me è stato abbastanza naturale, perché stavo raccontando la vita di questo personaggio, Yon, non solo gli effetti del cambiamento climatico. Ehm, la prima stesura del libro l'ho scritta molto velocemente, ma poi l'ho riscritta tantissime volte e ho passato anche molto tempo a riflettere sulla questione della soluzione che ci si aspetta quando si affronta un tema così complesso. Questo è solo il mio primo albo scritto e pubblicato, ma credo che in questo genere la riscrittura sia davvero fondamentale, perché attraverso pochissime parole devi raccontare una storia importante o complessa e
è difficile. Io credo che ognuno di noi abbia la responsabilità di dare il proprio contributo per la sostenibilità. I piccoli passi fatti da tante persone fanno un grande impatto e ci sono tanti modi per ridurre la propria impronta ecologica. Li conosciamo bene, no? Ehm, Però allo stesso tempo creare delle nuove abitudini nell'intera società richiede molto tempo e il tempo non ce l'abbiamo, è molto limitato. Più scorre il tempo, più rischiamo di arrivare al riscaldamento eccessivo del pianeta. Per cui, secondo me, sarebbe meglio se i cambiamenti venissero fatti anche a livello legislativo. E le aziende hanno la responsabilità di agire in modo più ecologico e l'industria deve ridurre drasticamente l'uso dei combustibili fossili. E noi cittadini dobbiamo far sentire la nostra voce forte, non solo porta ai cambiamenti positivi, concreti, ma ci fa anche stare meglio, perché seguiamo la nostra coscienza. E forse è questo il consiglio che ci darebbe il nostro nonno saggio.